Fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile avere un programma in grado di copiare il suono di una chitarra direttamente da una traccia audio. Oggi invece, grazie all'intelligenza artificiale e ai ragazzi di Sonulab, è realtà. Andiamo a scoprire questa interessante novità subito dopo la sigla. Abbiamo già conosciuto diverse soluzioni basate su intelligenza artificiale applicate al processamento della chitarra elettrica, ma finora sono state principalmente metodi per catturare un amplificatore o un pedale, quindi un qualcosa che replicava appunto quel suono andando ad usare dei toni di test con cui eseguire una registrazione, un reamp di ciò che si voleva profilare, e poi l'algoritmo era in grado appunto di creare una copia il più simile possibile confrontando la traccia dry con la stessa traccia appunto reampata. Quello che ci permette di fare il programmino che invece scopriremo oggi, ovvero Magic Match di Sonulab, fa tutto questo senza bisogno di avere l'amplificatore a portata di mano, quindi senza bisogno appunto di registrare questi toni di test attraverso ciò che vogliamo profilare, ma ci permette di fare sostanzialmente la stessa cosa semplicemente partendo da una traccia isolata di chitarra. E quindi questa può essere presa praticamente da ovunque. Ne troviamo un sacco anche su YouTube, oppure ci sono comunque tool sempre basati sull'intelligenza artificiale che adesso è in grado di separare gli strumenti da una traccia stereo, da un mix completo di una canzone, e quindi unendo le due cose praticamente si riesce a copiare abbastanza fedelmente il suono magari di un nostro idolo della chitarra senza praticamente alcuno sforzo. Quindi andiamo a vedere come funziona e se effettivamente i risultati sono buoni oppure no. Il programmino si presenta così, ha un'interfaccia abbastanza semplice. Per prima cosa clicchiamo su Options e andiamo a settare la nostra scheda audio. Io in questo caso ho settato la mia FM9 come scheda audio in modo da poter prendere direttamente il segnale dry della mia chitarra. Una volta fatto questo, possiamo cliccare su questo tasto per andare a caricare un file audio. In questo caso ne avevo già preparato uno, trovato appunto su YouTube, la traccia di isolata di Highway Star dei Deep Purple. Non ve la faccio sentire altrimenti YouTube mi dà uno strike per il copyright. Una volta caricata la traccia, il programmino vuole sapere che tipo di suono stiamo per copiare. Ci fa scegliere tra clean, crunch e lead. In questo caso scelgo crunch perché andrò a copiare la parte ritmica della canzone. Dopodiché possiamo andare a selezionare il segmento dell'audio che ci interessa copiare, quindi possiamo fare play per ascoltare la canzone e andare a stabilire così i limiti di inizio e di fine del pezzetto che ci interessa copiare. Una volta fatto questo, clicchiamo su Start Recording e cominciamo a suonare qualcosa di simile a quello che viene suonato nella canzone, e dopodiché il programmino ci sputa fuori appunto il modello che copia sostanzialmente il suono del file audio. Quindi prendo la mia Stratocaster e vado a suonare appunto l'intro di Highway Star. Ok, penso che possa bastare così. Stop recording e già vedete che parte il training del modello, che ci impiega tra l'altro molto poco a crearlo, proprio questione di meno di un minuto. E vedete che infatti ha già finito. Adesso già possiamo suonare. Allora, a primo impatto mi sembra che abbia un bel po' meno gain rispetto alla chitarra della canzone, quindi vado ad aumentare la distorsione. Siamo a 60. Devo dire che ci assomiglia abbastanza. Sicuramente non è uguale alla perfezione rispetto al sample originale, però devo dire che ci si avvicina parecchio. Vi faccio sentire un pezzettino appunto della chitarra, giusto per rendere l'idea.
Non ho capito benissimo cosa fa esattamente questo parametro, però diciamo che cambia il carattere della distorsione. Una volta che siete contenti col suono, potete continuare a suonare appunto con questo programmino, altrimenti potete esportare il file in formato VXAMP che poi si può caricare praticamente nel pedale della Sonulab, lo Stomp Station. A proposito, arriverà a breve una video recensione di questo pedale, visto che l'ho ricevuto da un paio di giorni, quindi se non volete perdervela iscrivetevi al canale e così sarete notificati appena pubblico il video. Se invece non avete il pedale della Sonulab, potete richiamarlo in un secondo momento poi facendo load saved state. Purtroppo al momento non è disponibile come plugin da poter caricare nella vostra DAW. Presumo, non ne sono sicuro, che arriverà perché comunque si tratta di un software ancora in versione beta, quindi diciamo ancora lo stanno testando e perfezionando, quindi sicuramente poi le funzioni verranno ampliate in seguito. Anche se questo poi è l'utilizzo principale, diciamo, del plugin, nulla ci vieta di usarlo comunque con altri scopi. Ad esempio, magari abbiamo, che so, una canzone registrata anni fa di cui non ci ricordiamo nemmeno cosa avevamo usato per registrare le tracce di chitarra, magari però avevamo avuto la buona idea di registrare anche la traccia DI di quelle chitarre. In tal caso, anziché cercare di risalire a cosa avessimo usato allora per processare la chitarra, che tipo di amplificatore, che pedali, eccetera, eccetera, invece possiamo semplificarci la vita appunto usando questo programmino per andare a matchare il suono della chitarra contenuto in quella traccia direttamente, magari facendo la comparazione tra traccia DI e traccia processata. E devo dire che tra l'altro facendo così, cioè avendo comunque un campione della traccia DI che è la copia identica di quella processata in termini di note suonate, proprio di dinamica, insomma, in sostanza la traccia originaria da cui è stata poi generata quella processata, i risultati ottenuti con questo programmino sicuramente migliorano, come ci si potrebbe facilmente aspettare. Ad esempio, vi faccio sentire cosa succede caricando questo file, che tra l'altro è uno di quelli che ho usato per gli ultimi video, diciamo, è un reamp che avevo fatto attraverso la FM9 per fare il confronto poi con Tonex, con Balton GP5, cioè questo, basato sul modello della 5150 dell'FM9. E così via. Di questo ho la traccia DI, però purtroppo al momento nel software non c'è possibilità di caricare un file come appunto file da matchare, diciamo. Quindi quello che farò è andare a cambiare il routing della scheda audio e del preset dell'FM9 in modo che appunto quando premo start recording io vado su Cubase in questo caso per mettere play e mandare l'audio praticamente dall'uscita dell'FM9 direttamente al programma, e in questo modo lui registra, anziché la mia chitarra diretta, registra appunto quella traccia DI. Ho tagliato il pezzetto perché per far suonare Cubase stavo usando la stessa scheda audio che uso per registrare il video e quindi diciamo le cose andavano un po' in conflitto, e se tenevo appunto OBS con la registrazione aperta non mi faceva funzionare la scheda audio in Cubase e viceversa, aprendo prima Cubase poi non mi funzionava in OBS. Comunque ho fatto quello che dicevo poco fa e adesso ha completato il training e possiamo andare a provare il modello che ha creato.
Allora, è molto più pulito del sample perché comunque quello era stato registrato con un'altra chitarra, tra l'altro molto più potente come uscita dei pick-up, quindi per forza di cose suona molto più pulito, specialmente con la Stratocaster. Però possiamo andare ovviamente ad aumentare il gain o la distorsione in questo caso, vediamo. Tra l'altro era anche accordata, credo, in drop C, quindi diciamo siamo ben lontani da quel suono, però stavolta avendo usato un metodo più classico, cioè quello appunto di usare una traccia DI corrispondente a quella processata in tutto e per tutto, il risultato è davvero ottimo. E adesso magari andiamo anche a confrontarlo con l'ampli dell'FM9 per sentire quanto si avvicina effettivamente a quell'ampli. E questo è appunto l'ampli dell'FM9 originale. Ovviamente anche qua ho aumentato sostanzialmente il gain. Ci assomiglia vagamente, non è identico ovviamente, però non è nemmeno lontanissimo. Tra l'altro mi sono appena accorto pure di un bug. Praticamente andando a cercare di caricare un modello salvato non succede niente, quindi evidentemente ancora non funziona il load save state. Al momento non c'è modo di richiamare quello che avevamo fatto in precedenza, però appunto siamo alla versione 0.2 del software, quindi presumo che presto questa cosa la sistemeranno. Per chi ha il pedale ovviamente, però il modello può essere caricato senza problemi invece sul Sonulab Stomp Station. A questo punto andrei anche a fare un'altra prova, cioè anziché usare una traccia DI di chitarra con la corrispondente traccia processata, andrei ad usare ad esempio il tono di test di NAMM e la traccia reampata di quel tono di test, quindi vediamo se appunto può essere usato anche come semplice AM capture. Userò ovviamente nuovamente lo stesso metodo di prima, quindi carico la traccia reampata in Magic Match e poi andrò a fare la registrazione mandando il segnale a Magic Match da un altro programma attraverso la scheda audio. Quindi purtroppo non posso farvi vedere il processo per quanto detto prima, però sarà di nuovo lo stesso metodo. Ci vediamo fra pochissimo col risultato. Allora, rieccoci qua col risultato. Intanto vi dico che ho notato un paio di cose, ovvero che c'è una lunghezza massima per la registrazione della nostra chitarra, quindi dopo che facciamo start recording, ovvero credo 2 minuti, perché ho visto che a un certo punto si è fermata da sola mentre la registrazione stava ancora andando ed è partito il training in automatico, quindi evidentemente nel software c'è questo limite di 2 minuti massimo. E la seconda cosa che ho notato è che anche il tempo che ci impiega per fare il training è proporzionale alla lunghezza del file. Ora, sinceramente non so se è la lunghezza del file che carichiamo oppure quella della registrazione, ma credo la seconda, perché in questo caso anche questa ha impiegato di più, circa sempre 2 minuti. Comunque sempre tempi ragionevoli, niente che vedere con altri software che catturano gli amplificatori. Comunque andiamo a sentire il risultato. Questo è il Magic Match. E questo è l'FM9.
Anche qua devo dire che è molto molto vicino il suono, forse c'è una leggera differenza sulle basse. Andiamo a risentire. Sì, qua le basse sono decisamente più sottili, diciamo, non abbiamo la stessa botta che c'è sull'FM9. Però a parte questo devo dire che poi... Ah, in realtà si può cambiare un po' la risposta sulle basse con questo parametro detail. Beh, devo dire che già ci somiglia di più. Non male, considerando poi appunto che ci impiega pochissimo a fare la cattura, a differenza di NAM e Tonex. Devo dire che è notevole. Poi appena andrò a fare la recensione del piccolo Stomp Station, proverò a fare il confronto magari anche tra un profilo NAM convertito dallo Stomp Station e invece un profilo dello stesso amp creato col Magic Match. Vediamo cosa succede, se c'è differenza in termini di accuratezza. Bene, quindi sicuramente è una novità interessante questa. Questo Magic Match fa qualcosa che davvero era impensabile fino a pochissimo tempo fa. Complimenti a Sonolab perché comunque ha creato un approccio innovativo alla cosa, perché anche se negli ultimi giorni sono usciti altri plugin simili, credo che loro sono stati i primi a fare appunto un programma che partendo da una traccia ti crea un modello di amplificatore senza andare a fare reamp e con la possibilità di appunto copiare qualcosa di già esistente, che sia la traccia di una canzone famosa o una vecchia traccia nostra di cui non abbiamo più idea del rig che abbiamo utilizzato allora, oppure semplicemente se non abbiamo voglia di andare a spippolare i nostri modeler per andare a creare un suono per una canzone specifica, magari non ci abbiamo tempo, con questo plugin in pochi minuti praticamente abbiamo un suono che comunque ci somiglia abbastanza all'originale. Ovviamente il risultato dipende anche dalla traccia che forniamo, perché se magari questa ha un po' troppa sporcizia, nel senso che ci sono magari ancora altri strumenti che si sentono, il risultato magari non è eccellente, nonostante sulla pagina del sito Sonulab riguardante il Magic Match sia scritto che comunque l'algoritmo è in grado anche di copiare il suono nonostante queste cose. In realtà comunque poi quando si mette alla prova i risultati migliori si ottengono quando la traccia è completamente pulita, quindi non ci sono altri strumenti, non ci sono altri effetti come riverbero, modulazioni. In sostanza, per avere i risultati migliori ci serve una traccia che contenga una chitarra che sia stata processata soltanto da un amplificatore, un distorsore, insomma niente effetti di ambiente e niente altri strumenti. Poi magari ci riesce anche discretamente a creare un suono simile anche in quelle condizioni, però se non ci sono quelle cose il risultato è nettamente migliore. Ed è ancora migliore poi quando si usa in modo classico, quindi per catturare tra virgolette un amp, quindi fornendo una traccia DI esattamente corrispondente a quella processata. In un certo senso questo programmino mi fa pensare un po' al paragone che si fa solitamente tra un software che cattura le IR e uno invece che fa il tone match, il match dell'equalizzazione. Mi sembra un po' ci sia lo stesso parallelo appunto che c'è tra le due cose, cioè in sostanza i software adibiti soltanto all'amp capture sarebbero l'equivalente di quelli che si usano per catturare l'IR, quindi che vogliono necessariamente una traccia DI, quindi un tono di test che corrisponde esattamente in durata e contenuto poi a quello processato, e invece come nel caso del tone match questo Magic Match analizza in generale una traccia senza che gli servano necessariamente appunto quei riferimenti per creare appunto il match in modo diciamo forse anche più intelligente, però per forza di cose meno accurato in base ai file che gli forniamo.
Insomma, sicuramente è un approccio molto interessante questo. Come già detto, è ancora una versione beta, quindi non sarò qui a fare troppe critiche. Quello che magari mi sento di dire è dare qualche suggerimento ai ragazzi di Sonulab per sistemare alcune cose che magari lo renderebbero più usabile. A parte ovviamente andare a correggere i bug relativi all'importazione dei file, che come abbiamo visto non funziona. Poi sicuramente sarebbe comodo avere la possibilità di caricare una traccia DI come file anziché soltanto registrando in diretta. Sarebbe sicuramente una buona cosa averlo anche in formato plugin VST e similari per poterlo caricare in una DAW e quindi usare queste catture che facciamo con Magic Match anche all'interno di un progetto. Perché al momento l'unica cosa che possiamo fare è o suonarci attraverso il programma, oppure se abbiamo il pedale della Sonulab, allora possiamo suonarci anche dal vivo, oppure anche registrare tramite esso usandolo come interfaccia audio. Un'altra critica, più che altro forse una riflessione personale, è che oggigiorno la tecnologia ci consente di fare cose come questa, quindi ottenere risultati che vanno dal buono all'eccellente nel giro di pochi minuti o secondi addirittura e senza il minimo sforzo. E la riflessione è che magari queste cose ci porteranno ad essere veramente svogliati e magari certe cose che comunque fanno parte della passione chitarristica, come andarsi a cercare che rig ha usato chitarrista X in questa canzone o come si usano gli effetti, cosa fanno esattamente i vari parametri, insomma tutto ciò probabilmente a lungo andare resterà soltanto conoscenza di pochi, diciamo così, perché avremo talmente tanti strumenti simili che fanno il lavoro sporco per noi che finiremo per dimenticare totalmente queste cose. Spero di no, ovviamente. Tutto questo era per dirvi che comunque un po' mi preoccupa perché per me parte del divertimento è sempre stato anche fare tutte queste cose e quindi diciamo programmi del genere probabilmente non li userei più di tanto proprio perché mi tolgono gran parte del divertimento. Però sicuramente per alcune cose sono utilissimi e sicuramente molti utenti lo troveranno una cosa utile. Per concludere, sicuramente un progettino da tenere d'occhio. Io vi do appuntamento al prossimo video che vi ricordo ancora una volta sarà la recensione di questo piccoletto qua che ho da un paio di giorni e già mi sta stupendo abbastanza. Per dare giudizi definitivi ovviamente vi rimando alla recensione. Detto questo vi mando un saluto e ci rivediamo presto. Ciao!